Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi questo progetto di un subwoofer di discrete prestazioni, ok? Dai volumi anche abbastanza contenuti. Il carico che ho scelto è questo Tappet Horn, mh, che poi tutto sommato ne abbiamo fatto un tutorial specifico l'anno scorso con OnResp, dove abbiamo visto la simulazione di questo carico. Quindi in questa istanza non parleremo della simulazione di per sé, l'abbiamo già fatto. Lascerò un link per chi fosse interessato alla simulazione vera e propria, ok? Perché ho scelto questo tipo di carico? Perché è estremamente semplice da realizzare, quindi non tutti hanno queste grandi capacità per quanto riguarda la falegnameria. Si può realizzare tranquillamente a casa, sul balcone, in veranda, semplice, ok? Sono delle tavole dritte, vanno incollate, punto, stop, non c'è altro. È abbastanza efficiente, uno dei più efficienti, tant'è vero che questo è usato molto in campo pro, ovviamente anche nell'autocostruzione come si evince, proprio perché è molto efficiente, ok? Oltre alla semplicità. È un carico che per le sue caratteristiche è del terzo ordine, si colloca a metà strada tra un SP e un BR, perché il BR è un quarto ordine come attenuazione, pendenza in bassa frequenza, mentre la SP del secondo ordine. Quindi è una valida alternativa, ok? Si vede la semplicità del tapenol rispetto agli altri carichi. Vedete, questo è un TQVT, c'è l'offset del driver, l'offset del condotto, eventualmente l'espansione, ok? Nell'ATL comunque c'è l'offset del driver da rispettare. Mentre per quanto riguarda il tape horn, il woofer, il driver, va posto all'estremità della linea in prossimità dell'uscita. Ok? Basta, stop. Calcolata la lunghezza alla quale si può accordare, è tutto qua. Per questo progetto serviva un driver, un altoparlante, un subwoofer abbastanza contenuto. Ovviamente le prestazioni di un 18 sarebbero state superiori, un 15, 12, 10, ok? Questo è un 8 pollice di derivazione car abbastanza robusto con una discreta FS. Non ci interessava scendere negli inferi, non serve soprattutto per ascoltare musica, ne abbiamo discusso in passato. Di discreta potenza, una sufficiente X-Max, ok? E ciò che interessava erano gli incontri, 8 pollici, abbastanza contenuto, ok? Metterò un link in descrizione eventualmente per chi fosse interessato per questo driver. Ovviamente c'è anche la versione 2.2, 4.4, va bene anche quella, potete utilizzare anche la 4.4, non è un problema, anzi fa anche un pelino meglio, ok? Per certi versi. Eh, Abbastanza contenuto, 22,4 di diametro come vi dicevo, ok? Bene, questa è la sua risposta in frequenza, si evince chiaramente che è specifico per le basse frequenze come sub, direzione car, come dicevo. Questo è il suo modulo, ok? Ma ovviamente troverete tutto in descrizione. Mi sono lasciato un pochino trasportare. Queste sono le prime simulazioni con AG Horn. Qua effettivamente voglio dire, stavamo a meno 3 a 30 Hz, ok? Era possibile, ma una linea di 2,40 m ripiegata una sola volta, comunque abbiamo un box da 120, poi più le tavole, insomma 125, non proprio piccoline, poi era abbastanza profondo, tant'è vero che avevamo circa 81 litri abbondanti, insomma un pochino troppo. Ok, ho ridotto 77,5 come litri, la linea 2 metri e 2, abbiamo perso un pochino, ok, comunque stavamo quasi flat a 40,
non male, applicando circa 200 watt, ok, abbiamo questa escursione abbastanza contenuta, ottimamente. Poi però, comunque, volevo un qualcosa di ancora più piccolo, anche perché quando sono andato nel mio deposito a prendere le tavole che volevo realizzare questo box, mi sono accorto che eh, dimensionando il box mi servivano delle tavole un pochino più lunghe, ok? Quindi ho pensato, vabbè, non ho nessuna voglia di andare dal Brico Center a prendere altre tavole, anche perché era sabato, non avevo voglia di spostarmi nel traffico. Non volevo spendere anche altri soldini per questo, perché le tavole ce le avevo. Quindi alla fine, l'utile al dilettevole, ho ridotto ancora, tanto è vero che siamo arrivati a una linea di 2 metri, ripiegata una sola volta, abbiamo un box alto 1 metro, circa 68 litri, e tutto sommato, ok? Stavamo circa a 40, ok? Sempre applicando 200 watt avevamo questa escursione, tranquillissimi, ottima resa, ok? E quindi ho detto va bene, partiamo, ok? Queste sono tavole che ho preso in offerta del Truciolate, ideale, voglio dire, per queste prove che io faccio. Qua si vedono alcuni particolari del dettaglio. In un weekend ho fatto tutto, ok? Tranquillamente. Quindi se voi avete chi vi taglia le tavole a misura, poi per l'incollaggio in una mezza giornata fate tutto. Praticamente io ho tagliato, ho misurato, ho fatto le varie verifiche col fonoassorbente, io ho perso del tempo, ma voi in una giornata massimo, nel weekend, un sabato, riuscite a montare tutto, ok? Tranquillamente. Qui alcuni particolari, qua si vede quando ho messo il fonospello solo nel primo tratto, qui era vuota, alle misure non mi è piaciuto, quindi poi ho aggiunto un pochino di fonoassorbente, ne metterò anche dell'altro, ok? Qua è il primo incollaggio. Alla fine questo è il box, quel che ho fatto rifinire all'intelligenza artificiale e mi ha dato questo caruccio, ok? Qua si intravede il subwoofer, questa è asportabile per cercare di avere, avere più accessibilità al woofer, eventualmente anche per toglierlo, no? Perché qua è 15 cm, come si vince qua. Mm? Quindi è removibile, sono due viti con guarnizione a destra e a sinistra. Nel caso togliete, avete più spazio anche per svitare e togliere eventualmente il subwoofer. Come dicevo, è alta 1 metro, vedete? È larga, escluso le tavole, questo studente 22 e 8, il subwoofer 22,4, quindi ci sono appena 2 mm a destra e a sinistra. Potete eventualmente fare diversamente, voglio dire, tanto 1 centimetro non è che cambia la vita, ok? Come vi dicevo, è estremamente semplice, il box è stato diviso a metà, una tavola bella dritta, ok? Basta rispettare questa misura, internamente questa deve essere 15 a destra e a sinistra e anche sulla parte superiore. Mm? E qua l'apertura è sempre da 15 per rispettare il condotto. Basta. Beh, l'unica difficoltà sono queste tavolette qua per favorire il flusso, ok? Ma voglio dire, nulla di che, un taglio a 45 gradi e buonanotte suonatori. Oppure questo al limite ve lo fate fare dal Brico Center, se eventualmente non avete dimestichezza col segreto alternativo, ok? Giustamente non poteva mancare una misura e non mi sono meravigliato, anche perché ne avevo fatto degli altri. Il simulatore è molto attendibile, come vi ho sempre detto. Infatti, se andiamo a vedere la simulazione, siamo là, vedete? Qua stiamo a circa 160, 170, idem.
mm? Il modulo è leggermente diverso, ma questo, vabbè, ci sta, questo è sempre misurata. Qua ho aggiunto del fono assorbente nel frattempo, ok? Anche qua ne avevo aggiunto un pochino, in verità. Sì, un pochino ne avevo aggiunto, non è stato sufficiente, ne metterò dell'altro. Questa è la RTA nel mio capannone degli orrori, un capannone grande, in lamiera, poco riflettente, tanto è vero che le misure vengono abbastanza bene in verità. Non male per nulla, come vi dicevo, la prestazione è notevole rispetto a che è un 8 pollici, è piccolino come subwoofer, ok? Ma come vedete, qua stiamo a 30, 35, 36, 37, quasi flat. mm? Non male, non male, anzi, ha rispettato quanto simulato. mm? Sarà pilotato da questo amplificatore sempre della Share, il JSD 100, capace di 100 watt su 4 ohm, infatti il driver è da 4 ohm. Come vedete, possiamo regolare da 50 a 120, mm? Quindi tutta questa area qua sarà tutta tagliata, sarà una bella curva così, paffete, e tutto questo, via. Ovviamente potete usare ciò che avete a disposizione, se avete un DSP è meglio ancora, ok? Bene, io mi fermerei qua, non ho altro da aggiungere, lascerò in descrizione tutto il necessario per poterlo realizzare, ma vi ripeto, questo è, non c'è altro, non c'è altro. Le dimensioni del box, ok? Il subwoofer va messo all'estremità, quindi l'apertura è questa, stop. Molto 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 semplice da realizzare. Se volete, vi piace, se vi serve, se avete questo tipo di esigenza, lo potete sistemare sotto la scrivania, andrà nella stanza di mio figlio, sotto la scrivania così ha deciso, ci va tranquillamente, ok? È un subwoofer abbastanza prestante, ok? Bene, come dicevo, io mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!